Sì, salve. Questa è la recensione, la prova del OnePlus 3T con a bordo Oreo, Android 8.0. Possiamo vedere la prima novità è che è cambiato l'Always On Display, che ora riporta non solo l'ora, ma anche, vedete, la batteria e la data, ovviamente con una grafica diversa. Se andiamo a sbloccare, andiamo nelle impostazioni. Aggiornamenti di sistema, andiamo qui informazioni sul telefono, possiamo vedere la versione di Android è la 8.0.0 con le patch di sicurezza al 1° settembre 2017. Andando ora per le varie impostazioni, vediamo il wifi e poi è rimasto praticamente lo stesso nelle impostazioni wifi. La stessa cosa per il Bluetooth, SIM e rete anche, quindi si può scegliere per la doppia SIM. Poi abbiamo per l'utilizzo dati, anche qui la stessa cosa con il ciclo di fatturazione per vedere quindi quanto stiamo consumando. Altro è rimasto identico, NFC per attivare l'NFC, il tethering, l'hotspot portatile, e così via, modalità aereo. Cursore in modalità di notifica, questa è la stessa cosa, quindi è possibile andare a selezionare silenzioso, non disturbare e oppure con la suoneria tramite la linguetta qui di fianco. Poi abbiamo per quanto riguarda i tasti, qui vedete riguarda i tasti praticamente che si trovano sotto eh, anche qui vedete si può fare, vedete scambiare i tasti qui, la barra di navigazione pure toglierli proprio definitivamente e poi si può praticamente andare a eh, con il tasto home per esempio con l'azione di pressione prolungata è possibile fare tutte queste operazioni con il doppio tocco anche qui tutta questa serie di operazioni. Vedete le altre invece due pulsanti, cioè il tasto indietro e il tasto recente, invece non si può fare alcuna modifica così come è successo prima. Per i gesti, anche qui abbiamo i gesti praticamente sono identici al modello, alla vecchia versione, quindi si capovolge lo schermo, capovolge per disattivare l'audio, si può fare quindi lo screenshot strisciando le tre dita sul monitor, sullo schermo, il doppio tocco per riattivare come abbiamo visto prima. Basta fare una O sullo schermo e si apre la fotocamera oppure una V per attivare e disattivare la torcia. La barra di stato, qui è cambiato qualcosa perché per esempio si può, vedete, cambiare l'icona della batteria mettendo questa qui che c'è adesso, con proprio la forma della batteria, oppure con la batteria forma a cerchio, oppure nascondere proprio la batteria. Si può anche quindi per esempio visualizzare la velocità di rete, vedete compare al fianco al 4G la velocità, in questo caso sto andando a 0,76 KB al secondo. Poi per quanto riguarda l'ora e i minuti, anche qui si può vedete mostrare sia l'ore che i minuti che i secondi, oppure l'ore e i minuti soltanto, oppure proprio nascondere l'ore e i minuti. E poi qui si vanno a scegliere le varie icone che vogliamo che compaiano qui. Vedete? Che è un'altra parte che è cambiata, si è allargata. Prima comparivano soltanto 4, ora ne compaiono 6. Vedete, in questo caso io ho scelto il wifi, il Bluetooth, questa è la connessione dati, il GPS, la rotazione dello schermo e la modalità aereo. Torniamo indietro, andiamo al carattere. Qui anche qui vedete si può cambiare il tipo di carattere, roboto e OnePlus Lite. Basta quindi cliccare sopra, vedete cambia la forma, vedete modifica il font. Poi c'è il display, qui sembra tutto identico al precedente, qui si può scegliere la sospensione, cioè quando spegne il tempo che serve per spegnere lo schermo, in questo caso ho messo 30 secondi, la modalità notturna, ad esempio quando si fa scuro il monitor tende a diventare giallino,
così come avviene per l'iPhone, in modo da riposare per riposare gli occhi. Poi c'è la calibrazione schermo, vedete qui è possibile scegliere tra predefinito, sRGB oppure personalizzato a seconda del schermo più caldo o più scuro. Il tema anche qui, vedete, cambia, è possibile cambiare lo sfondo, vedete, da chiaro a scuro e così via. Poi si possono scegliere le dimensioni del carattere, le dimensioni dello schermo, vi fa vedere anche l'anteprima. Poi c'è lo schermo ambient, cioè praticamente quando arriva la notifica lo schermo assume dei colori diversi. Poi c'è attivare display al sollevamento, cioè quando ce l'ho sbloccato e lo alzo, il display si attiva. Ovviamente non entra all'interno del sistema fino a quando non lo sblocco con il codice con l'impronta digitale. Poi c'è lo screensaver, qui è possibile, vedete, cambiare quando possibile mettere i vari colori, l'orologio, si può scegliere digitale e analogico e i colori, oppure mettere una foto. Poi c'è la luce intermittente, quando praticamente mi arriva la notifica e si illumina, vedi, il LED a seconda del tipo di notifica che mi arriva. Si può anche cambiare, vedete, il colore. Per esempio ho messo verde quando è una notifica predefinita, oppure quando la batteria è carica, rosso quando la batteria è in carica e la batteria è scarica. Per cui si può andare a cambiare notifiche, vedete, quali applicazioni possono mandare notifiche e così via. Suono vibrazione, che qui è rimasto praticamente identico, si può scegliere vibrazione chiamata, suono alla pressione, tono di blocco schermo, la vibrazione alla pressione quando premi i pulsanti e così via. Le notifiche, qui praticamente vado a cambiare il tipo di quali applicazioni possono mandare le notifiche e come me le possono mandare, se con il suono, con il LED e così via. La batteria, qui c'è sempre il risparmio energetico che si attiva automaticamente, in questo caso vedete on al 15% di batteria, vedete? Poi posso disattivarlo qui e così via. Qui mi dice praticamente l'utilizzo, per delle statistiche per quanto riguarda l'utilizzo dell'ultima carica. Vedete, utilizzare il 41% con il cellulare in stand-by, il 10% il telefono è stato inattivo, il 5% utilizzato Android, il 4% di wifi, 3% lo schermo, 2% e così via. Mi dice le percentuali di consumo delle varie le app. Qui ci sono bene tutte le app. Qui c'è l'altra novità importante. Si possono dare quindi tutte le varie autorizzazioni per la fotocamera, per la geolocalizzazione e poi le app simili. Queste sono tutte le app che posso praticamente raddoppiare, cioè nel caso in cui ho due account Facebook, clicco qui e posso praticamente avere due icone Facebook con i due account, così che la stessa per Instagram, LinkedIn, Messenger, Skype, Snapchat e così via. Oppure c'è l'accesso speciale, ed è qui, questa è un'altra novità, per l'amministratore del dispositivo, oppure quando metto l'account ospite. Poi c'è la sicurezza impronta digitale, qui prende rimasto praticamente identico. Si possono quindi andare a bloccare app per app con l'impronta digitale, con l'app Locker. Si possono aggiungere ovviamente lo smart blocco schermo con il PIN, la geolocalizzazione, è rimasta per identica dal precedente. Poi c'è l'account, Google, data e ora. Qui praticamente vedete c'è il fuso orario, data ora automatica. Poi c'è la funzione avanzate, che è rimasta praticamente identica. E qui in questo caso, quando ho installato Oreo, è stato possibile anche, mi è stato chiesto di iscrivermi allo User Experience Program, che praticamente OnePlus tiene traccia di tutte le operazioni che faccio sul telefono, cosa che prima dava per scontato, era automaticamente attivo, invece lo chiede. Posso anche, vedete, mettere la modalità di non disturbare quando si è a gioco, oppure l'accensione e lo spegnimento programmatico, il telefono si accende e spegne a un orario. Questo è ovviamente il OnePlus 3T con la versione 664, cioè 6 GB di RAM e la memoria 64 GB, con la versione Oxygen da 5.0. Con questo è tutto. Un'altra cosa che poi è cambiata, quando vado a mettere, vedete qui, posso scegliere i vari sfondi che ci sono predefiniti OnePlus, posso andare a scegliere i widget e poi nelle impostazioni, vedete, posso mettere con lo scorrimento a destra entrare nello shelf, con lo scorrimento verso il basso accedere alle impostazioni rapide, poi tenendo premuto l'icona mi mostra il menu di scelta rapida,
Poi c'è il pacchetto di icone, vedete che si può scegliere tra le varie forme, il predefinito, rotondo, quadrato, oppure andare a scaricare dal Play Store. Poi c'è il layout dello schermo, vedete, mi consente di fare, vedete, tipo di incolonnamento che voglio fare, anche scegliere le dimensioni delle varie icone. La versione infatti è cambiata del programma di avvio. Faccio vedere, vedete, col doppio tocco come si riavvia. Oppure vedete quando lo alzo, quando vedete dopo se lo alzo, vedete come cambia. Vedete, si può cambiare l'orologio. Questo è tutto, alla prossima.